Meno male che la tappa di oggi è stata breve, perché primo ho lo zaino di nuovo al completo, pesantissimo. A Val Tournanche mi sono fatto spedire nel bed and breakfast delle provviste per la colazione, per le cene, oltre alle crocchette per i cani, e quindi lo zaino adesso è bello di nuovo pesante come il primo giorno a Donnas. E poi i piedi mi fanno decisamente male. Oggi è il 7° giorno. Diciamo che non ho mai camminato così tanto in vita mia. Sono 8 giorni che cammino. Ho perso il conto di quante volte sono già salito e sceso, ogni volta per guadagnare una nuova valle. Per fortuna, in questo momento non ho la consapevolezza di quante volte dovrò farlo ancora. Mia moglie è via con i bambini per una dozzina di giorni e ho colto al volo l'occasione di farmi il trekking che ho sempre sognato. Una lunga traversata, in tenda. Eccomi quindi qua, in Valle d'Aosta. La sto attraversando tutta, a piedi. Sono partito martedì scorso da Donnas quando mia moglie ha preso l'aereo per gli Stati Uniti. Ho l'obiettivo di arrivare a Courmayeur e ho 12 giorni in tutto al massimo. Non voglio assolutamente arrivare dopo il suo rientro. Siamo partiti da Donnas verso le 9:30 e stiamo salendo su per i vigneti. Siamo partiti qua e adesso siamo a Bondon. Dovremo andare per questo percorso qua e qua verso Sant'Anne, un po' più sopra in questo vallone, conto di terminare più o meno la prima tappa. Speriamo che i sacchettini tengano. Le loro borse sono piene di crocchette per 6 giorni. Spero che non venga fuori una pappa di crocchette. Per arrivare a questo paese siamo saliti, siamo scesi, siamo risaliti, siamo riscesi. Il paesino si chiama Perlos ed è molto molto carino, anche dall'interno. Con me ho tutto quello che mi serve per sopravvivere. Cibo, tenda, vestiti e i miei cani, che non mi faranno sentire mai solo. Qua. Sky. Sono autonomo, autosufficiente. 17 km. Lunga quella di oggi, come distanza, e come dislivello pure, è più lunga di quella di ieri. Non mi appoggio ai rifugi per dormire, al massimo per mangiare qualcosa. Voglio essere libero con i miei cani e me la dovrò cavare da solo. Sono in balia del meteo, che non si può prevedere nel corso di 2 settimane. E adesso ha cominciato a piovere. Finalmente forse sta mollando. È andato giù bello secco, è stato un bel temporale, un sacco di lampi fuori. In questi casi bisogna sperare. Questa volta è proprio passato, spero. Mi è venuto un secondo, ma era più lontano, una decina di chilometri. Spesso non incontro nessuno per chilometri e anche se sono attrezzato al punto giusto non devo commettere errori. Al bivacco Clermont-Ferrand non c'era acqua, non c'era una fontana, quindi adesso era un po' che non bevevo, avevo sete, per fortuna abbiamo trovato questa sorgente, bella.
Questa valle è completamente desolata, abbandonata a se stessa, non c'è assolutamente anima viva. E questa desolazione prima mi faceva un po' paura, con le nuvole, quando ero in quota, il vento. Qua sotto adesso è uscito il sole, invece mi sta piacendo. Prima di proseguire voglio dare uno sguardo alle previsioni meteo e vediamo com'è la situazione. Allora, domani, come pensavo, un po' di pioggia a nord-ovest, cioè dove sono io, già possibili da fine mattina. Limite neve da 2700 metri, ad ovest inizialmente 2400 metri addirittura, in rialzo 3000, che casino. Esaurimento dei fenomeni entro la notte, infatti sabato è bello. Domani, che è proprio il giorno più alto, in cui sono più alto, il meteo fa abbastanza schifo. Speriamo di no, ma comunque devo assolutamente cercare di andare avanti adesso, che è bello. E a questo punto cerco di salire il più possibile, vedo un po'. Ah, che ansia! Allora, non mi sono neanche fermato a mangiare, volevo rilassarmi un attimo, ma vista la situazione ho deciso di salire fin verso i 2000 metri circa di un'Alpe che si chiama Merdeux, direi che il nome la dice lunga, e tanto stasera non dovrebbe piovere, o se piove fa delle deboli piogge, quindi non dovrebbero esserci temporali, anche se sono a 2000 metri dovrebbe andare bene. E così ho solo 1000 metri domani da salire e metterò la sveglia presto, così tipo alle 5, da partire il prima possibile, e poi cercherò di essere in cima prima che il tempo peggiori. Bene, dopo quest'ultimo merdosissimo breve tratto su strada, eccoci arrivati a Saint-Rémy alle ore 15. Ecco il pullman che va al Gran San Bernardo. Che merda sto tratto. E la Val d'Aosta è anche questo. Pascoli verdi, natura che convive con la civiltà. L'autostrada del Gran San Bernardo. Scusi, come si chiama questo paese? Cusce-Pasce. È difficile da ripetere. Cusce-Pasce. Cusce-Pasce. Tutti passano, tutti mangiano. Non ho mai fatto un trekking così lungo, al massimo sono stato via per un paio di notti e quindi non so come reagirà il mio fisico. Sono allenato, sì, ma non per sforzi di questo tipo. Siamo arrivati alla fine della tappa 2. Sono veramente stanco oggi. È tutto il giorno che ho mal di testa. Spero che domani sia meglio di oggi. Non so se i miei piedi reggeranno. Su queste distanze me li sto rovinando. Ho delle bolle enormi che stanno per scoppiare, nonostante mi sia scelto delle scarpe comode. La cosa che mi preoccupa di più in questo momento sono sti piedi, che mi domando se ce la fanno ad arrivare fino alla fine. Non so se l'attrezzatura reggerà. La tenda si è prima bucata, poi strappata, e mi chiedo se potrà offrirci un riparo fino a Courmayeur. Ennesima brutta sorpresa. Si vede che prima, quando ho fatto un giro ai 4 angoli per tendere ulteriormente il telo, siccome aveva piovuto, il telo con la pioggia il nylon tende a cedere un po', tende ad allungarsi, quindi ho detto do una tirata, ma non è che ho tirato eccessivamente. Adesso mentre stavo guardando, tac, un bel buco, e per fortuna è nella parte esterna, quindi l'interno non è compromesso, solo che chiaramente non è che posso continuare a tirare tanto nei prossimi giorni qua. Mi sono portato il minimo indispensabile perché ogni grammo nello zaino conta. Tutte le fontane che trovo, le sfrutto. Le precedenti notti ho avuto freddo, non freddissimo ma freddo. La mattina prima di alzarmi. Dormo sotto un quilt un po' troppo leggero, ma indossando felpa, cuffietta, piumine e guanti riesco comunque a dormire. Un po' di fresco lo patisco, con 5 gradi la mattina, però il mio stino non vestirmi, ma la mattina devo mettermi, oltre alla felpa, dovrò mettermi anche il piumino, credo. Il cibo è poco. In realtà non è davvero poco, ma non riesco a mangiarlo. È sempre troppo uguale. Ogni mattina dovrei mangiarmi mezza tavoletta di cioccolato,
e mezzo pacchetto di wafer. Ma dopo 2 colazioni il cioccolato non sono più riuscito a buttarlo giù e anche gli snack a base di nocciole non mi vanno nonostante la fame. Quindi mangio costantemente meno di quello che mi servirebbe. Discesa verso Oyas. Ma dopo un po' il corpo si abitua e non si lamenta più. Mancano 4 giorni, oggi è l'8º, no, oggi è il 9º. 9, 10, 11, 12. 3 colli ancora da fare perché poi l'ultimo giorno è una cosa rilassante per arrivare un po' presto a Courmayeur e prendere il pullman. E rieccoci al ponte della Betenda. L'abbiamo già attraversato ieri alla ricerca dell'acqua. Il solito elicottero che passa. E qua c'è questa bellissima gorgia. Fortunatamente ci sono molti rifugi sul percorso e ogni tanto riesco a mangiare qualcosa lì, anche se non passo mai l'ora di pranzo, quindi la cucina è quasi sempre chiusa, ma a volte qualcosa di buono riesco a raccattarlo. E in teoria la prima tappa finisce qua, all'Étoile du Berger. Quasi quasi mi vado a prendere qualcosa, anche se non è più ora di pranzo. Molto bellino sto posto. Sono riuscito a farmi fare un piatto di coste con delle rollate di vitello e sono contento. Che posto bucolico. E adesso direi che andiamo a farci una cena a base di cappelletti. Dove eravamo passati? Di qua forse. Qua sono in mezzo ai mirtilli. Eccola la tenda. Bella nascosta. Ecco qua. C'è ancora un sacco di luce, ma i cani sono stanchi. E io anche. Sono le 7:30. Vado a dormire veramente prestissimo. Considerando che tramonta alle 21. Sky, Iride. Di qua, Sky. Brava. Tu dormi lì? Dormi sul tappeto? Ho portato un po' di foglie. C'è Iride che continua a fissare fuori. Non capisco cosa veda. Non vedo assolutamente niente. Guarda il rumore delle mucche. Fai la guardia tutta la notte. Nil, 2 ore e 35 minuti. Sono le 13:30. Sono passate 4 ore. Dovrei impiegarne ancora 4, invece me ne mancano solo 2:35. Ho recuperato un po' di tempo, meno male. Ero preoccupato. Che spettacolo! Siamo entrati nel vivo. Sono qui da solo, ma capisco che riesco a farcela. Vedo che le scelte che faccio mi stanno facendo progredire nel mio viaggio e sono capace a sopravvivere. C'è una casa, la speranza è che ci sia dell'acqua, perché adesso è da un bel po' che non trovo più acqua. È da prima della Crena del... La casa era completamente abbandonata, invasa dalla vegetazione, non credo ci fosse proprio nessuna fonte. L'unica possibilità è questa. Io nella natura, senza l'aiuto di nessuno. È una percezione che nella vita normale mi manca in questo confuso periodo che è la mia età di mezzo. Divento vecchio, ma mezzo litro lo raccolgo. Ore 7:20, campo smontato, siamo pronti per ripartire. Le discese sono lunghe, più delle salite. I chilometri sono tanti, il dislivello pure. Wow! Il Monviso, il Piemonte. Andiamo a vedere su quella croce se c'è scritto qualcosa. Ah, il Col Jassit. Ora ricordo. Questa è la nostra alta via numero 1 della Valle d'Aosta. Su questa cresta c'è un vento pazzesco, è veramente fortissimo, non me l'aspettavo. You stay in the tent or do Yeah, in tent, with the dogs. Oh, they also have GPS. Siamo in arrivo al rifugio Coda, che si vede laggiù, su quel prato.
Che passaggio. Ci passo con lo zaino. La galleria. E qua ce la facciamo. E di qua in effetti non si passa. Questo in effetti è un passaggio brutto, però vai. Oh, vi sollevo. Dai. Vieni Sky. Aspetta. Ok. La prima l'abbiamo fatta. Di qua Iride. Oh, la fai. Dai. Dentro le bacchette. Molto bene. E qua era praticamente verticale. Una persona diceva che non riusciva il suo cane a scendere di qua. Qua in effetti è complesso. No, ce la fa alla fine. Vai. Brava. Sky molla. Salve. Salve. Dai Iride, di qua. Ecco perché abbaiava. Abbaiava che eravamo in cima alla montagna. Cazzarola, Nil da 8 ore. E sono le 9:15. Ci aspetta una lunga camminata, ho paura. Sono fortunato perché se fossi partito con un giorno di ritardo mi sarei trovato le nuvole. Spero che riuscirò ad arrivare al colle di Marmontana prima che arrivino le nuvole, ma dovrebbe già essere quella sella lì sopra. Il Monte Rosa oggi si vede meglio, ci sono meno nuvole. Controllerò anche la tabella di marcia per capire cosa mi aspetta, che non ricordo se è solo più discesa. 300 metri per la Crena du L'Oeil, ma si arriva a 2340 metri? Più o meno. Si arriva come qua. Spero che non ci siano nuvole. Ciao. Wow. Altro che traverso, discesa. Per arrivare al terzo e ultimo colle della giornata ci tocca risalire. E tra l'altro si stanno accumulando anche qua un po' di nuvole. Finora sono stato salvo. D'altro canto è quasi luna e quindi c'era da aspettarselo. Eh sì, 2185, sono sotto un centinaio di metri. Sono arrivato un po' tardi a quest'ultimo colle. Comunque non sembrano nuvole pericolose. Mistico, fa paura, ma è anche affascinante. Non andiamo dall'altra parte. Comunque fino al colle della Vecchia voglio arrivarci. 2185. Ok, abbiamo capito, non si vede niente. Possiamo tornare sulla nostra via, anzi sulla nostra alta via. Da Nil stiamo proseguendo in salita alla ricerca di un posto dove accamparci. Adesso comincio a essere abbastanza stanco. Sono quasi 9 ore che siamo in giro. La domanda è: dove mi potrò piazzare? Troverò qualcosa? Dai, qua. Allora, sono un po' preoccupato perché domani la tappa è faticosa come quella di oggi e quindi spero di stare bene come oggi. Ho visto che i chilometri sono di più in realtà e il dislivello negativo e quello positivo anche sono poco di più. Come al solito vado a dormire all'ora delle galline, sono le 8 meno 10.
E in compenso anche stasera si sentono i caprioli che bramiscono. Stamattina il tempo è un po' così. 7:10, sono leggermente in anticipo rispetto al solito. Si parte, meteo in miglioramento, schiarite, ma questo non significa che questa sera non rischiamo di prenderci qualche goccia di pioggia. Visto che c'è il sole, ho dato una bella rinfrescata alla maglia, la mia unica maglia del viaggio. Ci siamo dovuti arrampicare un bel po' per trovare una micro piazzola in piano. Siamo sopra l'Alpenzu e la cosa grave è che le capre sono solamente lì, a 50 metri. Speriamo che non vengano fino qua e che vadano a dormire presto. L'idea di stamattina di far asciugare la tenda su quella roccia non è stata una furbata. Ho scoperto che ho causato una moltitudine di taglietti e adesso ho provato a tapparli col nastro. Vediamo se riusciamo a concluderla questa avventura. Qui un ruscelletto, mi sono potuto fare uno shampoo col sapone. Stamattina è parecchio tardi, sono le 8, sono 2000 metri e devo arrivare ai 2700 erotti del Colle Pintar. Poi dovrei scendere e il problema è che danno pioggia, temporali nel pomeriggio, e con la tenda rattoppata sono un po' preoccupato, ma le toppe hanno tenuto fino a stamattina, quindi credo che in realtà appiccichino. Speriamo bene. Arrivare qua su è davvero una sofferenza. Il primo colle con una quota effettivamente elevata, 2700 e più metri, tra l'altezza, tra il fatto che il quinto giorno e anche il Col Pintar l'abbiamo raggiunto. Grande, la fatica maggiore di oggi. Sono le 10, ma al Col Pintar si stava malissimo, faceva freddo, quindi siamo praticamente scesi subitissimo. Siamo al Fraschet, il tempo sta volgendo al brutto, mi sono caricato d'acqua e appena trovo un posto mi piazzo. Non vado fin dove avevo previsto, che è dall'altra parte della valle, e preferisco non rischiare di inzupparmi completamente. Che culo! Una piazzola perfettamente piana, senza arbusti. Che sogno! È tutto su e non sta ancora piovendo. Inizia a piovere. Adesso la prova del 9. Sperare che le pezze che ho messo tengano. Ne ho dovute aggiungere altre 3 perché ho notato 3 taglietti appena ho montato la tenda oggi pomeriggio. Bene, ha dato una prima spruzzata
nulla di importante, però diciamo che mi fa ben sperare sulla tenuta. C'è una cosa che non mi piace della Val d'Aosta, è del rumore, perché tra gli elicotteri che passano continuamente, li sentivo sia nella Valle del Lis, sia adesso dove sono nella Valle d'Ayas. È un continuo passare di elicotteri a partire dalle 7 del mattino fino a sulle 8 di sera. Ecco l'ennesimo elicottero che passa. E poi gli aeroplani. La Val d'Aosta deve essere proprio sopra diverse rotte dei voli di linea, quindi è un continuo passaggio veramente, soprattutto in certe fasce orarie, e non si sente di conseguenza mai il rumore del bosco. Stiamo per abbandonare questo bellissimo campo. Abbiamo passato le prime ore della notte abbastanza impauriti, io quantomeno, i cani dormivano, però poi abbiamo dormito benissimo. Non ha fatto caldo perché il cielo era rasserenato poi nella seconda parte della notte, la mattina, quindi si è di nuovo abbassata a 6 gradi la temperatura. Questa volta la tenda l'ho messa a asciugare su un tavolo. Sono tuoi? Sì. Sono cuccioli o sono... No, sono border collie, femmine piccoli. Le mie di ogni cane che incontrano si innamorano, poi sono gelose tra di loro. Prima ero in Val d'Ayas, adesso sono... Qui, qui a Chamois, lì sotto c'è Chamois. Ma che valle è? Chamois e Cheneil. La valle di cioè Val Tournanche. Val Tournanche, ok. E poi vorrei sapere, quella montagna là? Quella bianca è il Gran Paradiso. Quella lì è il Gran Paradiso? E quella bianca laggiù? Ma non so, credo a quella di là sarà il Ruitor. Il Ruitor? Ruitor. Ok. Il Cervino. Il Cervino è quella punta lì? No, adesso non lo vedi, deve andare giù. Ah, ok. Oh, Ah, beh, se va su là, se vai al colle lì. va su al colle lo vedi. E lo riconosco, va bene. Bene, grazie mille, gentilissimi. Ciao. Allora anche a qualcun altro piace camallare la bicicletta in posti assurdi. Dai, ride. Dico. Quello che mi chiedo è adesso la vedrò la Gran Becca, il Cervino, o sarà coperta di nuvole? Eccola! Wow! Che figa! Ah! È figa! Non me l'aspettavo così figa! Incredibile, ma vero, questa sera non dormiremo in tenda, ma in un bed and breakfast, in una borgata di Val Tournanche. Pinsaglio cane però Ma chiedile?
Sono passato vicino all'alpeggio, questa signora mi ha detto però i cani legati, perché avevo Sky legata ma Iride era slegata, allora ho legato anche Iride. Va bene, adesso abbiamo fatto 500 metri e mi trovo il suo maschio che ci sta seguendo, segue la traccia odorosa particolarmente deliziosa delle mie 2 cagnoline in calore. No, perché questo qua mi segue fino a non so dove, cioè io non torno più di là, faccio tutta l'altra via. Per fortuna il padrone è stato veloce. No, è troppo lontano qua. E comunque è già il secondo cane. Questa mattina ci ha inseguiti il cane della padrona del bed and breakfast. Eravamo sul mezzacosta e mi vedo il suo cane. Le ho mandato la foto e ho detto, ma non è che è il suo cane questo? Eh sì, è il mio cane, il mio cane. E allora è uscita, ci ha raggiunto. E anche questa tappa non è proprio per nulla male, mi sta piacendo. Oh, un volpino! Sì, ma una peste. E le mie anche. Adesso fai l'altra via? Sì, sto facendola tutta. Madonna, hai fatto già la 2 anche? No, faccio solo la 1 perché la 2 coi cani. Ma poi ti fermi in rifugio? No, in tenda. Madonna. Sì, hanno le loro crocchette per i 6 giorni, sono belle piene che l'ho fatta spedire al bed and breakfast e quindi l'ho riempita adesso. Sono per arrivare fino alla fine. Sono proprio contento perché c'è veramente l'acqua. Ero un po' preoccupato, è segnata sulla mappa, ma finché uno non la vede non può essere sicuro. E qua, questo è il bivacco Zan dove passerò la notte, perché oggi non riuscivo ad andare a bassa quota, avrei dovuto fare troppi chilometri, quindi ho fatto una tappa breve e mi fermo qua. Tra i 3 bivacchi in zona avevo scelto lo Zan pensando fosse il meno popolare, per starmene tranquillo da solo con i miei cani. Ma verso le 7 sono arrivati 4 ragazzi e poco dopo una famigliola con 2 bambini. Sarebbe stato tutto molto bello e simpatico se solamente Sky non avesse deciso di rotolarsi su una cacca proprio prima di andare tutti quanti a nanna. Per fortuna c'era quella fontana e l'ho lavata nell'acqua gelida. Ma così ho quasi esaurito la mia micro saponetta. Sky, qua. Resta. Resta lì. Scusi signora, il cane? Non vorrei seguisse le mie, perché le mie sono in calore, perché l'altro giorno mi ha seguito un cane per chilometri. Sono 2 femmine, tutte e 2 in calore, quindi... Ma lei è una femmina anche. Ah, è una femmina? Ah no, credevo fosse un... Vieni qua. Allora non c'è problema. Punta Zan, che credo sia quel dito là, non so se è il dito o la montagna a sinistra. Arrivare qua su in cima, su quest'ultimo colle, è stato più faticoso delle aspettative. Non è male, peccato solo che sia nuvoloso. Stasera si torna a dormire in tenda. C'è una cosa della tenda che un po' mi angoscia, il fatto che non sei mai sicuro se trovi un posto valido. Qui non sarebbe male. Il problema è che sono ancora molto in alto, sono ancora sui 2000 metri e non voglio ritardare troppo sulla tabella di marcia. Ho pianificato di scendere verso i 1500-1600, lì dovrebbe esserci un posticino, speriamo che faccia il caso nostro e speriamo anche di trovare dell'acqua perché sono senza acqua. Porcaccia, sulla mappa questo era segnato come un rio, invece è un po' secco, quindi non posso neanche raccogliere acqua da qua per filtrarla. Allora, il posto per il campo l'abbiamo trovato, questo qua. Adesso ci riposiamo un attimo e poi andiamo... Beh, prima pianto la tenda e poi andiamo a prendere un po' d'acqua. Tenda montata. Perfetto. L'unico problema è che c'è gente che passa qui vicino. Speriamo che non la notino. Bella marrone com'è.
Ho deciso di scendere in paese, il primo paese che c'è. Devo scendere un pezzo, risalire per prendere acqua. Non ho voglia di andare al rio a filtrarla. Ce l'abbiamo finalmente quasi fatta. Stiamo arrivando a sto dannato paese dove dovrebbe esserci una fontana. Acqua. Ho dovuto camminare 25 minuti per arrivare all'acqua. Prima, venendo su dal sentiero, ho incontrato 2 dei ragazzi del gruppo di ieri. Gli altri non c'erano, mi hanno detto che sono rimasti indietro, molto indietro, perché erano in crisi. Hanno detto, abbiamo fatto i fenomeni, siamo scesi fin qua ad Oyas. Comunque, la cosa bella di questo posticino che mi sono trovato per la tenda è che, un po' di arietta c'è, ma poca, mentre prima, andando a prendere l'acqua a Condemin, nel fondovalle mi sono reso conto che c'è un vento fortissimo, infatti il bollettino meteo parlava di venti di föhn. Arrivati al nostro campo, qua ho rattoppato la tenda con un pezzo di nastro, non aderisce benissimo, non è proprio un lavoro perfetto, ma sempre meglio che niente, soprattutto se dovessi incontrare del vento. Come dicevo, qua non c'è vento per fortuna, quindi con questa leggera arietta possiamo collaudare la tenuta di sta roba. Per quanto mi sia piaciuto il bivacco, devo dire, ho dormito molto bene su un letto. Poi le persone con cui dormivo erano super silenziose, quindi non c'è stato nessunissimo problema. I problemi in realtà sono stati miei, principalmente legati al fatto che Sky ha fatto quell'intelligentata, cioè si è rotolata sulla cacca, puzzava terribilmente, e l'ho lavata, ma nonostante questo, anzitutto puzzava di cane bagnato, e poi ogni tanto si scrollava. Mi sono sentito un po' a disagio per questo motivo. Ma al di là di questo, un'altra cosa principalmente che non mi è piaciuta del bivacco è il fatto che è troppo zozzo il bivacco, no, nel senso fuori è tutto zozzo, una latrina a cielo aperto sostanzialmente, quasi, cioè nessun criterio del tipo leave no trace, c'è una sorta di latrina che scarica direttamente sulle pietre sotto. Sì, probabilmente non si può fare diversamente, perché con tutta la gente che va nel bivacco non è che puoi scavarvi di tanto, poi lì è roccioso, trovi delle pietre, non è che riesci a fare delle buche. Divino, meglio di così cosa si vuole? Ho perso mezz'ora a trovare prima la fontana e adesso a trovare il sentiero a Oyas, perché il vecchio sentiero è cambiato. Ok, l'ho trovato. Avevo letto da qualche parte che era cambiato il percorso perché è franato qualcosa. Sì, ricordo, è proprio questo il punto in cui è stato cambiato il percorso. Mi ricordo che si parlava del campo da calcio, qua anche c'era una fontanella, ultimo sguardo sulla chiesa. Siamo pronti ad andare finalmente, mezz'ora di ritardo. Questo cartello arrivando da sopra non è molto visibile, comunque Col Brison 3 ore 20, Hollomont 5 ore 45. Sentiero, per fortuna una signora, quella signora lì con la giacca rosa, mi ha detto che non c'è il cartello, quindi non si vede, nessuno lo vede. Bene, a 2204 metri ho trovato quest'ottima sorgente e ho potuto bere, i cani hanno potuto bere, ma soprattutto ho potuto darmi una lavata a maglietta, mutande. I pantaloni per adesso no, me li tengo sporchi perché non c'è tanto sole e non ho voglia di andare in giro con tutto bagnato. Comunque da Oyas che non trovavo un filo d'acqua, questa è la prima acqua, non c'era neanche un rio accessibile. Mi hanno ripreso i compagni di avventura, i 3 su 4 superstiti che ho incontrato al bivacco Zan. Li ho superati prima, adesso dopo la rinfrescata mi hanno raggiunto. Non ci credo, -3, questo è il nostro terzultimo colle, Col de Brison. Wow. Arrivati a Hollomont
dopo la più pallosa discesa mai fatta finora in alta via. Non so quanti metri di dislivello ho perso, tutti su strada sterrata. E anche stasera abbiamo trovato il nostro campo. Ecco qua la tenda piazzata per l'ennesima serata. È stata un pochino più dura questa sera. Non riuscivo a trovare un posto in piano, poi alla fine per fortuna ho trovato questo. Sempre in una zona che avevo già individuato sulla mappa, però era tutta abbastanza ripida e scoscesa, nonostante dalle curve di livello sembrasse buona. E più che altro questa è una zona abbandonata da tempo, quindi ci sono questi terrazzamenti che sono ormai completamente rovinati e quindi la montagna ha ripreso il suo pendio naturale, perché di nuovo questa è una zona vicino a una vecchia malga, un vecchio alpeggio. Dopo una nottata di pioggia la situazione è così. Partiamo, andiamo verso Champillon. Proumaillet, l'alpeggio abbandonato. Colle Champillon, il penultimo. Ah, incredibile. Qui è la zona che avevo pensato di fermarmi, ma ci sono un po' di questioni. Primo, sono solo le 14 e quindi cosa faccio? Dalle corna avanti. E secondo, sono anche ancora abbastanza riposato e quindi non vedo perché fermarmi adesso, considerando il fatto che domani è una tappa lunga di nuovo di 20 km con tanto dislivello, perché la salita ai 3000 del Malatra penso sia impegnativa. Quindi sarebbe meglio accorciare la tappa di domani piuttosto che tenere breve quella di oggi. Infine, il tempo, il meteo. Ieri ho visto che domani davano brutto, non ho ancora guardato gli aggiornamenti, spero che sia cambiato, ma potrebbe essere brutta la cosa. E quindi sono più tranquillo se mi porto avanti. C'è solo un'incognita, avevo scelto di stare da questo versante qua perché dall'altro non mi era sembrato di vedere da mappa e satellite una situazione dove fosse facile trovare uno spot dove mettere la tenda. Che palle questo tratto di Saint-Rémy! Sono quasi 40 minuti che camminiamo, non abbiamo preso praticamente quota. Fantastico, un border collie sulla pick-up. E si passa sotto l'autostrada, pallosissimo, il peggiore di tutta l'alta via. Questa è la volta buona, siamo di nuovo sul sentiero, circa 4 ore per arrivare da qua al Malatra. Sono arrivato a Merdeux ed è una merda, non c'è un albero, non c'è un po' di piano e con sto vento che c'è senza alberi è veramente brutto. Ho fatto il carico d'acqua e noi continuiamo a salire. Dai belle, che non è finita, su, sperando di trovare prima o poi qualcosa. L'ultima speranza è quella di trovare una sistemazione su quel piccolo altipiano lì. Penso di vedere già il rifugio, il colle di Malatra. E l'unico posto merdosissimo è qua, che almeno non ci sono ortiche. In sto buco di una vecchia casa, è abbastanza in piano, sembra. Mettiamo a asciugare il quilt nel piumino, che stanotte mi sa che mi serviranno al massimo delle loro performance. Oggi le gambe giravano. Se non fosse stato per i piedi, che veramente me li sento di nuovo in uno stato pietoso, con sta pelle sul tallone che mi si sta sollevando, potevo arrivare fino in cima e scendere. Sicuramente non è il campo più esaltante della storia,
però spero almeno di essere leggermente riparato dal vento, visto che la mia tenda non gode di ottima salute. Qua un pochino infossato, e poi sperando che effettivamente sia una sorta di brezza che arriva da monte. Qua siamo quasi a 2000 metri, ho già dormito a 2000 metri in questo giro, però il fatto è che qua la situazione è molto più alpina. Qua siamo veramente in alta montagna, non c'è un albero, non c'è niente. Il cielo si sta leggermente annuvolando, ma non so come sarà questa notte, perché se è sereno farà un freddo porchissimo e in ogni caso mi coprirò, mi metterò felpa, piumino, perché il quilt da solo non basterà. Mamma mia, sono quasi le 7 meno un quarto, finalmente ho finito di far tutto, mi sono potuto togliere finalmente le scarpe tutto il giorno. Mannaggia, faccio riposare un po' i piedi, ceno e poi guardo com'è la situazione domani in termini di chilometri, dislivello, e a che ora mi devo svegliare. Quindi per domani, per arrivare a Sécheron, dove ho pensato di campeggiare, dovrò fare 1000 più, 1000 meno di dislivello e una dozzina di chilometri, e quindi non è lunghissimo. L'unica incognita è questo meteo, che non so a che ora inizi a piovere e non voglio che piova quando sono su, quindi direi che comunque metto la sveglia alle 5, cerco di partire il prima possibile. Se parto alle 6:30, perché io sono lunghissimo, tra colazione e tutto, preparare, impacchettare, quanto impiegherò ad arrivare su? Non ne ho la più pallida idea. 2 ore? 8:30 sono su? 9:30 al massimo? Quindi dovrebbe andarmi bene. In teoria dovrei farcela. Mi aspetto che non prima delle 11 inizi a piovere, speruma. Buonanotte, io odio dormire in alto, nell'ambiente alpino, sempre aria che mi disturba e non mi lascia dormire. Vediamo come va stanotte. Ore 6:40, ce ne andiamo, un po' in ritardo. Là c'è un'altra tenda, non siamo stati soli a ho avuto questa geniale idea. Forza! Adesso il cielo è serenissimo, la giornata sembra bellissima, ma il tempo è destinato a cambiare e devo essere in cima al Colle Malatra nel più breve tempo possibile. Adesso sembra tutto stupendo, magari restasse così. Le prime nubi che cominciano a salire. E qua, tempo 5 minuti di darmi una lavata in un torrente e sta peggiorando tutto. Mamma mia, si stanno addensando, Lato Courmayeur comincia a fare veramente schifo. D'altro canto sperare che le previsioni sbaglino ad un giorno e da essere superstiziosi. Dai, che i primi 500 metri li abbiamo fatti. Siamo a metà. Speriamo che regga. Il sentiero che porta al Malatra si vede bene, quel traverso sul ghiaione, e non sono il primo, ci sono già 6 o forse più persone che sono addirittura d'arrivo. Yes, ce l'abbiamo fatta. 2 ore e 4 minuti, quindi sono prima delle 9. Purtroppo il bianco è tutto coperto dalle nuvole e pazienza. Mi stavo mangiando qualcosa, sono le 8:50, siamo pronti a scendere. Purtroppo la vista non c'è, ma non me l'aspettavo. Mi aspettavo molte più nuvole. Temevo anche la pioggia. Invece per ora siamo salvi. Possiamo scendere. Non si vede molto, ma per quel che si vede
l'impressione è veramente mastodontica, è veramente una cosa gigantesca. Sono infatti molto indeciso se tirare dritto fino a Courmayeur, visto che è molto presto, potrei chiudere tutto in 11 giorni e andare a lavarmi, a riposarmi a casa, oppure, visto che domani dovrebbe esserci un bellissimo sole, fermarmi dove avevo previsto e guardarmi ancora il bianco libero da, spero, nuvole. Salve, buona giornata. Ciao ciao. Da Courmayeur 3 ore e 50, meno di 4 ore. Sono le 11 e troppo presto. Tiro dritto fino a Courmayeur, non... cosa faccio fino a stasera? Per il bianco ci tornerò un'altra volta. Farò il tour del Mont Blanc. Oh my gosh! Hi. Abbiamo imbroccato l'ultima discesa, quella che va su Courmayeur. Quindi abbiamo praticamente finito. Le temute piogge non ci sono state alla fine, ma comunque con questa strizza della pioggia sono arrivato con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia. Stiamo arrivando in centro, nell'area pedonale. E ce l'abbiamo davvero fatta. Questo è il punto in cui parte l'alta via numero 2, che noi non facciamo, perché noi torniamo indietro in pullman. Sopra. Brava! L'aspetto curioso è che sì, a me è sempre piaciuta l'idea di avventurarmi in mezzo alla natura, ma mai mi sarei sognato di partire per 12 giorni e dormire in mezzo al nulla. E se ho trovato il coraggio di farlo, lo so, è un po' strano, ma è così. Il merito è proprio loro, di queste due bestiole qua, compagne di viaggio e di vita, che mi hanno insegnato che per star bene in questo mondo bellissimo basta ben poco. Basta ammirarlo e goderselo. La scarica si sarebbe propagata per terra e mi avrebbe attraversato il mio corpo e zacchete! La mia tenda purtroppo è rotta e il nastro che ho messo non sta tenendo.